Stanotte, immagina di alzare gli occhi al cielo. La luna è lì, placida. Un disco d'argento che veglia sull'umanità da 4 miliardi e mezzo di anni. È la costante della tua vita. Ma tra un istante, quella certezza svanirà per sempre. Dal buio profondo dello spazio, un'ombra titanica si sta avvicinando. Non è un semplice sasso spaziale. È un oggetto della grandezza di Cerere, un pianeta nano, una massa di roccia e metallo pesante circa 939 milioni di miliardi di tonnellate. Non c'è nessun avvertimento, nessuna sirena. Nello spazio non c'è suono. C'è solo una collisione cinetica pura. Quando l'asteroide tocca la superficie lunare, non vediamo un'esplosione come nei film di Hollywood. Vediamo la fisica che urla. La crosta lunare non si spacca semplicemente, si liquefà istantaneamente. Una luce accecante, più forte di 1000 soli, inonda il cielo notturno della Terra, cancellando le stelle e trasformando la notte in un giorno bianco e terrificante. L'energia rilasciata in questo singolo secondo supera quella di tutto l'arsenale nucleare mondiale, fatto esplodere contemporaneamente, moltiplicato per 1 milione. La Luna non ha un'atmosfera per frenare l'impatto o per contenere l'esplosione. È nuda. L'onda d'urto attraversa il suo nucleo ferroso come un proiettile attraversa una mela marcia. Vediamo crepe luminose, fiumi di magma incandescente, correre lungo l'intera sfera a velocità ipersonica. La gravità lunare, quella forza che tiene insieme il nostro satellite, combatte disperatamente contro l'energia cinetica dell'impatto. Ma è una battaglia persa. La struttura interna cede. Quello che un attimo fa era una sfera perfetta, ora si sta aprendo come un fiore di fuoco. Grandi blocchi di crosta, grandi come continenti, vengono scagliati nel vuoto cosmico. La Luna, il nostro compagno fedele, sta morendo sotto i nostri occhi. Sulla Terra, il silenzio è finito. L'onda d'urto gravitazionale, non sonora, scuote il pianeta. Ma il vero orrore deve ancora arrivare. Guardate i detriti. Miliardi di tonnellate di roccia lunare polverizzata e fusa sono ora in orbita. Alcuni pezzi vengono scagliati via, persi per sempre nello spazio profondo. Ma la maggior parte è intrappolata. La gravità della Terra è una bestia affamata e sta tirando a sé i resti del suo satellite. Inizia come una pioggia di stelle cadenti, bellissima e letale. Ma presto il cielo si riempie. Non sono stelle. Sono proiettili di roccia fusa che rientrano nella nostra atmosfera a circa 40.000 km/h. L'attrito con l'aria li trasforma in palle di fuoco. Immaginate di guardare in alto e vedere non il cielo nero, ma un tetto di fuoco continuo, da orizzonte a orizzonte. Questo non è un semplice spettacolo pirotecnico, è termodinamica brutale. Ogni singolo frammento che brucia nell'atmosfera trasferisce calore all'aria. Moltiplicate questo per miliardi di frammenti. L'atmosfera terrestre inizia a riscaldarsi globalmente. Non di qualche grado. Stiamo parlando di un aumento repentino, violento. La temperatura dell'aria potrebbe salire fino a centinaia di gradi in poche ore. È come se qualcuno avesse acceso un forno gigantesco e noi fossimo dentro. Gli oceani superficiali iniziano a bollire. Le foreste si incendiano spontaneamente, non a causa di scintille, ma perché l'aria stessa è diventata troppo calda per sostenere il legno senza combustione. Chiunque si trovi all'aperto non ha scampo. La nostra unica speranza sarebbe rifugiarsi in profondità, sottoterra o nelle profondità marine, mentre la superficie del nostro pianeta viene sterilizzata dal calore del nostro ex satellite. Passano i giorni. Il bombardamento più pesante diminuisce, ma ora, alzando gli occhi, vedreste qualcosa di alieno. I detriti rimasti in orbita non vagano a caso. La fisica impone ordine al caos.
si appiattiscono, ruotano, si scontrano e si frantumano in polvere sempre più fine. Attorno all'equatore terrestre si forma una struttura maestosa e terrificante, un anello. La Terra non è più il pianeta azzurro, ora somiglia a Saturno. Un disco di polvere di luna e roccia, vasto migliaia di chilometri, circonda il nostro mondo. Di giorno, l'anello proietta un'ombra nera, gelida, sull'emisfero sottostante, bloccando la luce solare e facendo crollare le temperature. Di notte riflette la luce del sole con un bagliore spettrale, 1000 volte più luminoso della luna piena che conoscevamo. Non c'è più il buio vero, c'è solo il crepuscolo eterno dell'anello. Ma la luna non era solo una lampada notturna, era il motore dei nostri oceani. La sua gravità tirava l'acqua, creando le maree che regolano la vita marina da eoni. Con la luna distrutta e la sua massa dispersa in un anello uniforme, quel delicato abbraccio gravitazionale sparisce. Le maree lunari si fermano di colpo, restano solo quelle solari, molto più deboli. L'acqua degli oceani, che era tenuta giù alta all'equatore dalla gravità lunare, collassa. Enormi masse d'acqua si ridistribuiscono verso i poli. Immaginate tsunami globali, non causati da terremoti, ma dal rilassamento dell'acqua stessa. Le coste cambiano forma in poche settimane. Porti, città costiere, interi ecosistemi vengono sommersi o lasciati a secco, mentre l'oceano cerca un nuovo equilibrio gravitazionale. Il battito cardiaco del mare si è fermato e l'anello non è stabile, non ancora. Pezzi di roccia continuano a cadere dall'orbita bassa. Per secoli, la Terra sarebbe soggetta a una pioggia continua di polvere e micrometeoriti. Ma non è sabbia normale. È regolite lunare mista a metalli fusi dell'asteroide. È vetro. Silice affilata come rasoi. Questa polvere saturerebbe l'alta atmosfera, creando nuvole notti lucenti che brillano di un blu elettrico. Potrebbe essere bello se non fosse mortale per l'aviazione, per i satelliti, per qualsiasi tecnologia spaziale. La nostra era spaziale, finirebbe nel momento stesso dell'impatto. Nessun razzo potrebbe attraversare quel campo minato di detriti veloci come proiettili. Saremmo prigionieri sul nostro stesso pianeta, intrappolati sotto una gabbia di detriti scintillanti. Sulla superficie, la biologia entra in crisi. Pensate agli animali. Tartarughe che nascono seguendo la luna, coralli che si riproducono in sincrono con le fasi lunari, predatori notturni che usano il buio per cacciare. Tutto questo finisce. Con l'anello che illumina la notte a giorno, non esiste più il buio profondo. Gli animali notturni sono esposti, vulnerabili. I ritmi circadiani di ogni essere vivente, inclusi noi, vanno in tilt. La melatonina non viene più prodotta correttamente. L'insonnia diventa una pandemia globale. Le piante che dipendono dai cicli di luce precisi appassiscono. È un effetto domino ecologico. La distruzione della Luna non colpisce solo la roccia e l'acqua, ma riscrive il codice stesso della vita sulla Terra. Ma c'è una conseguenza ancor più spaventosa ed è invisibile. È il motivo per cui sei qui, oggi, in un clima relativamente stabile. La Luna agisce come un gigantesco stabilizzatore per la Terra. Immagina una trottola che gira veloce, sta dritta, ma se la tocchi inizia a oscillare. La gravità della Luna tiene l'asse terrestre bloccato a 23 gradi e mezzo. È questo angolo perfetto che ci regala le stagioni regolari. Senza la Luna, la Terra diventa una trottola ubriaca. L'asse inizierebbe a oscillare in modo caotico nel corso dei millenni. Potrebbe raddrizzarsi a 0 gradi, addio stagioni, equatore bollente e poli gelidi per sempre. O potrebbe inclinarsi fino a 80 gradi, come Urano.
Immagina il Polo Nord puntato direttamente verso il Sole. 6 mesi di luce e caldo infernale, dove l'acqua bolle, seguiti da 6 mesi di buio assoluto e gelo cosmico. Questo non succederebbe domani, ma nei secoli futuri. Il clima diventerebbe una bestia imprevedibile. Le fasce climatiche che conosciamo, tropici, zone temperate, calotte polari, verrebbero cancellate e ridisegnate continuamente. L'agricoltura diventerebbe impossibile su larga scala. Come puoi piantare il grano se non sai se l'estate prossima sarà un forno a 50 gradi o un'era glaciale improvvisa? Le civiltà umane, nate e cresciute in un periodo di stabilità climatica eccezionale, garantito dalla Luna, collasserebbero sotto il peso di un meteo schizofrenico. Diventeremmo nomadi su un pianeta che non riconosciamo più, inseguendo le poche fasce di terra abitabile che si spostano continuamente mentre il pianeta dondola nel vuoto. Guardando a lungo termine, milioni di anni nel futuro, la Terra sopravvivrebbe. La vita è tenace, si adatterebbe. Forse evolverebbero creature capaci di migrare per migliaia di chilometri ogni anno per sfuggire al clima impazzito. Ma l'umanità, se sopravvivesse, guarderebbe il cielo con una nostalgia che non possiamo nemmeno immaginare. Non ci sarebbero più eclissi solari. Non ci sarebbe più il volto familiare dell'uomo sulla Luna. Al suo posto, un arco di polvere scintillante, un monumento eterno alla catastrofe. Avremmo perso non solo un satellite, ma il nostro orologio cosmico, la nostra ancora, il nostro scudo contro gli asteroidi e forse la nostra stessa culla. La Luna non è un sasso, è la sorella silenziosa che ha reso la Terra una casa. Spesso diamo per scontate le cose più grandi, la gravità che ci tiene a terra, l'aria che respiriamo, la luna che illumina la notte. Pensiamo siano eterne, immutabili, ma l'universo è un luogo violento e dinamico. La stabilità è un'eccezione, non la regola. Siamo incredibilmente fortunati ad avere quella sfera grigia lassù. È il motivo per cui le nostre giornate durano 24 ore e non 6. È il motivo per cui abbiamo le stagioni. È il motivo per cui la vita ha potuto uscire dagli oceani. La prossima volta che la vedi piena, luminosa nel cielo, non guardarla come un semplice decoro. Guardala per quello che è veramente. L'ancora che impedisce al nostro mondo di scivolare nel caos. La scienza ci mostra quanto siamo fragili, ma anche quanto è prezioso l'equilibrio che ci sostiene. Ogni atomo, ogni orbita, ogni forza lavora in una sinfonia perfetta che chiamiamo realtà. Rompi un solo pezzo e la musica finisce. Io sono Renderium e questo è l'universo che abitiamo. Iscriviti per continuare a esplorare le meraviglie invisibili che ci circondano. Alla prossima scoperta.